Intrappolato. Solo. Senza alcuna speranza. Mi manca l'aria, non ho idea di come sia finito qui. Ho paura, non vedo porte, né finestre, sono intrappolato in questa stanza. Un rettangolo stretto, buio e sporco che puzza di marcio. L'oscurità sembra quasi avvolgermi, catturarmi ed aumentare sempre di più. Sempre più buio. Sempre meno spazio. Sempre più puzzolente. Scusatemi. Sono confuso, come sempre i pensieri vagano per la mia testa, e non riesco ad ordinarli. Solo ora mi rendo conto di star piangendo. Ma andiamo con ordine. Devo raccontare questa storia a qualcuno prima che mi prendano. Anche se mi crederanno pazzo. Non mi importa. Non ricordo quando, dove e perché, ricordo solo che mi sentivo osservato. E inizio tutto così. Una innocua sensazione. Niente di più. Niente di meno. Poi qualcosa nella mia stanza era sbagliato. Controllai ogni singolo centimetro. Ormai ero sicuro che qualcuno o qualcosa avesse spostato un oggetto, un spostamento impercettibile, ma che in qualche modo avevo notato. Sentivo un'estrema ansia quando... Cazzo, non mi ero neanche reso conto del sangue che fuoriusciva dalla mia pelle irritata. Senza accorgermene avevo iniziato a grattarmi freneticamente la testa e il collo, facendo uscire sangue da quest'ultimo. Questa ansia mi stava uccidendo. Ma non sapevo che probabilmente non sarebbe stata essa ad uccidermi. L'incubo iniziò quando loro iniziarono a perseguitarmi. All'inizio era un'impressione, una figura nell'angolo della mia vista periferica. Poi una strana sagoma vista da lontano che sembrava un umano. Ma quella cosa non può essere definita tale. Ad uno sguardo più attento, la figura che pareva essere un normale umano, si rivelava più alta del normale, con braccia enormemente più lunghe. E il suo volto. Non saprei descrivere il suo volto, forse non l'ha mai avuto. Ma la situazione è andata a peggiorare. Mi sentivo sempre osservato, soprattutto a casa, ero sempre più sicuro che qualcuno complottasse contro di me. Dei miei amici mi hanno consigliato di vedere uno psicologo. Non potevo. Se l'avessero scoperto, cosa avrebbe pensato la gente di me? Ero forse pazzo? Durante la mia vita ormai dominava un terrore costante. Ma è proprio dopo questi pensieri che incomincia a capire la verità. L'uomo alto. La figura, anzi le figure che potevo osservare al limite della mia vista. Ora erano vicine e visibili. Tantissimi mostri. Creature deformi provenienti dai peggiori incubi che solo la mente umana poteva concepire. Lì. Capì. Potevo vederli. Avevo un dono. O una maledizione. Disegnai tutte le creature. Tutto quello che solo io potevo vedere. E li mostrai all'unico di cui potevo fidarmi, il mio migliore amico, colui che c'era sempre stato nel momento del bisogno. Ma mi prese per pazzo e mi consigliò di vedermi con uno psicologo. Io scappai. Lui non poteva capire. Tornai a casa correndo. Avevo paura che loro mi prendessero. Tornato a casa stanco mi preparai e andai a dormire. Col senno di poi capisco che l'unica cosa sensata che avrei potuto fare sarebbe stata scappare. Quella sera. 2 persone, anzi no, i miei genitori, anzi no, 2 orribili creature alte e senza volto si avvicinarono per darmi la buonanotte. O forse dovrei dire buona morte. Loro puzzavano di marcio, di putrefazione.
Non erano i miei genitori, erano gli impostori, venuti a prendermi. Solo ora capivo che dovevo scappare. Subito mi alzai dal letto e saltai giù dalla finestra. Avrei preferito morire che farmi prendere. Cercai di aggrapparmi a qualcosa ma non ci riuscì. E poi tutto divenne nero. Mi risvegliai nel letto di un ospedale. Avevo una flebo. Tutto era bianco e pulito e mi sentivo in pace. C'era silenzio. Niente più creature orribili. Ad un certo punto entra un dottore. Mi sentii osservato di nuovo. Nonostante non potessi guardarlo dalla posizione in cui ero. Posso giurare che mi stava guardando male. Mentre pensavo non mi ero accorto che erano entrati altri dottori. Ma ad un certo punto, mentre i dottori parlavano di cose a me incomprensibili, notai una cosa che mi fece gelare il sangue. Non avevano un volto. E di nuovo tutto nero. Riaprì gli occhi ed ero di nuovo da solo nella stessa stanza. Ma mi sembrava sporca e più piccola. E sentivo odore di putrefazione. La stanza si rimpiccioliva ogni giorno di più, ne ero sicuro. Ogni volta che mi svegliavo la stanza era un po' più piccola, più sporca. E come al solito mi sentivo osservato. Finché un giorno non mi svegliai e la puzza era insopportabile. Stavo in piedi dato che la stanza era ormai minuscola. Mi facevano malissimo le gambe per via della scomodità della mia posizione. E sentivo sul collo il fiato di una di quelle creature. Dietro di me non c'era il muro. Non potevo girarmi e vedere. Ma sapevo cosa c'era dietro di me. Ero ormai sicuro che fosse giunta la mia ora. Ma invece, mi svegliai. Vedevo i miei genitori che piangevano. I dottori che stavano parlando con loro. La stanza era di nuovo grande e pulita. A quanto pare ero stato in coma dopo essermi buttato dalla finestra. Credo che i dottori abbiano detto che rischio la morte. Ma non capisco bene quello che dicono. È tutto molto confuso. E non ne sono molto sicuro. Ma non è questo a preoccuparmi. Ciò che mi preoccupa è che quest'oggi la stanza mi sembra un po' più piccola. E riesco a sentire odore di putrefazione. Sono